Buongiorno. Prima di dare il via alla nostra fatica mattutina, volevo dirvi che Don Luciano, credevi tu di cavartela, mi ha già messo sotto pressione per il prossimo anno. E però si dimentica il titolo dai Vangeli al Gesù storico. Questa scelta è stata fatta in risposta a due, diciamo così, problematiche. Una prima problematica riguarda la risposta ad un certo tipo di cultura pressapochista che anche a Pordenone è presente, e secondo al fatto che la fede cristiana, non essendo una ideologia e neppure un sistema filosofico, ma essendo una fede fondata su una persona, è giusto che i cristiani abbiano almeno una volta nella vita la possibilità di fare un itinerario scientifico, non teologico catechistico, questo lo facciamo tutti, alla ricerca di questo Gesù. Sapere che cosa si può sapere. E vedrete che si può sapere molto. Qualcuno ironizzando dice troppo, perché quando si conosce troppo tocca obbedire dopo. È meglio conoscere meno, perché così l'obbedienza diventa sfumata. Invece si conosce veramente molto, qualcuno, ripeto, dice troppo, e comprenderemo che sia l'insegnamento suo sia la persona sua è estremamente chiara nell'orizzonte della storia. Punto, incominciamo la conversazione di oggi. Non preoccupatevi del greco, viene dopo. Preoccupiamoci dell'italiano, siamo alla linea 14. Leggendo questo testo vi accorgerete di una cosa. Sembra non ci sia né capo né coda. L'insonnia per la ricchezza logora il corpo. Beh, è chiaro che noi, come titolo, diceva giustamente Don Luciano, abbiamo la follia della ricchezza sterile, quando la ricchezza diventa disonestà morale. Noi abbiamo una specie di spaccatura interiore, una specie di schizofrenia di atteggiamento. Da una parte ci si sente dire beati i poveri, e dall'altra, quando Tremonti e compagnia bella chiedono le tasse, occorre avere i soldi per pagarle. Quando si va al supermarket occorre avere i soldi per comprare la pasta e il pomodoro, e se vogliamo un paio di scarpe è inutile che andiamo a dire beati i poveri, o abbiamo i soldi o le compriamo, o se no niente. E quindi c'è questa specie di atteggiamento ambivalente verso i soldi, verso la ricchezza, verso il possedere. Comprendiamo da una parte che le ricchezze danno sicurezza, dall'altra comprendiamo che le ricchezze non danno tutto, perché chi fonda la sua vita sulle ricchezze, dicendo tutto a un prezzo, quella persona non solo ha svilito l'universo, ma quello che è peggio, ha svilito se stesso. Quindi c'è questa specie di atteggiamento duplice. Da una parte c'è il Vangelo che predica in una certa maniera, e dall'altra ci sono i bisogni quotidiani, le nostre reazioni psicologiche che arrischiano di dire il contrario. Allora vi dirò che quando noi assolutizziamo il beati i poveri, guardate che stiamo dalla parte di Giuda. Episodio di Betania. Maria, sorella di Lazzaro, spacca una boccettina piccola così, di profumo pregiatissimo, sul capo di Gesù. La notizia è che quella boccettina valeva 300 denari. Tenete presente che un denaro è la paga di un operaio di un giorno.
quindi sono 30 denari al mese, quindi è una boccettina che costa 10 mesi di paga. Provate voi a fare i conti. Quante migliaia di euro. E questa fringuella qui, senza tante storie, spende tutta questa somma e la usa in un momento. Chi insorge? Ermeio, Giuda, che faceva da ragioniere del gruppo. Era lui l'amministratore. E lui fa subito i conti. Dice 300 denari, ma pensa quanto bene potevamo fare i poveri. E Gesù lo stagna subito. Gli dice: questo episodio verrà narrato fin quando verrà predicato il Vangelo. Non c'è niente da discutere. Vi rendete conto? 300 denari. Uno pensa subito ai poveri e l'altro gli dice: non sta preoccupati, i poveri li avrete sempre con voi, sempre. Ma questo era giusto che venisse fatto perché è un'azione profetica, è l'unzione per la mia sepoltura. Poi scopriamo alla crocifissione che Gesù aveva una veste senza cuciture. E d'altra parte abbiamo un Gesù che dice che lui è così povero che non ha neanche un sasso dove poggiare il capo per la notte. Ed è vero. Vediamo che per pagare la tassa del Tempio sono costretti a pescare. Poi Pietro ha uno di quei fondi tipici che capitano a qualche persona, nella bocca del pesce trova le palanche per pagare le tasse. È un racconto vero? È un racconto simbolico? Non entriamo questa mattina in queste domande. Può essere stata la pesca che ha fornito i soldi per pagare le tasse del Tempio, può essere stato quella botta di fortuna che può capitare anche come fatto straordinario. Non ci interessa questo dato. Non hanno neanche la tassa che i più poveri in Israele comunque avevano la possibilità di pagare, loro non hanno neanche quei soldi. Quindi noi notiamo che da una parte c'è qualche cosa che ha a che fare con la ricchezza. Le donne, capitolo 8 del Vangelo di Luca, che assistono Gesù e i 12, non sono donne povere, sono gente di alto rango. C'è addirittura la moglie di Tremonti, facendo il paragone ovviamente. C'è Susanna, che è moglie dell'amministratore del regno di Erode. Quindi non è che se la passassero proprio malissimo. Però d'altra parte noi notiamo che una casa non ce l'hanno, non hanno la possibilità di avere dei lussi particolari e sono sempre poveri in bolletta. In controluce sappiamo che loro si occupavano dei poveri un po' meno di se stessi. Però abbiamo anche queste forme strane. Gesù viene invitato dai ricchi e ci va, e quando ci va non è che rimanga zitto, è una persona estremamente signorile nei modi, nel comportamento, ma anche nello stile, per cui nel Nuovo Testamento non esiste un atteggiamento contro le ricchezze. Non c'è una condanna di chi è ricco. C'è una condanna di chi è ricco e gestisce le ricchezze in un certo modo. Perché se noi andiamo al capitolo 16 del Vangelo di Luca, lì si vede con una certa chiarezza qual è l'atteggiamento di fondo. Se tu, con la tua iniziativa, le tue capacità, hai avuto più fortuna degli altri, rendi anche gli altri, in qualche maniera, partecipi della tua fortuna.
ma tu non cessare di produrre ricchezza, non cessare di essere uno che fa l'imprenditore, non cessare, tu continua. L'importante è che tenga presente anche gli altri. E in questo il Nuovo Testamento è estremamente sapiente. Perché? Perché parte da un principio che sembra, dopo averlo sentito, sembra chiaro, ma di fatto noi non ce l'abbiamo. Qual è questo principio chiaro? Il principio chiaro è il seguente: tu hai dei campi? Sì. Hai il gregge? Sì. Produci? Sì. Dunque hai i soldi del tuo lavoro? Sì. E l'ebreo dice no, non è così. Perché quando io semino il grano, poi lo raccolgo e lo rivendo e prendo i soldi, tutti quei soldi non sono miei. Perché la terra non l'ho inventata io. Io ho seminato il frumento. Io l'ho raccolto, ma io non ho potuto fare niente perché il grano cresca, maturi e cresca. Questo l'ha fatto la terra. E siccome la terra io quando sono arrivato in questo mondo l'ho trovata, e quando me ne andrò la lascio, vuol dire che io la terra non posso dirla mia. Devo dirla, ce l'ho in amministrazione, perché la terra è di Dio. E allora loro hanno il concetto di decima, gli ebrei. La decima annuale è l'affitto che il contadino, il pescatore, il capraio pagano a Dio per ciò che c'è di divino nei loro mezzi di produzione. I cristiani dicono: la decima non è necessaria a Dio, perché tutto il mondo è di Dio, e cosa gli possiamo offrire noi? Niente. Salmo 50 lo dice con chiarezza. Cosa mi vuoi offrire? I buoi? Le capre? È mio tutto ciò che contiene il mondo, e se avessi fame a te non lo direi. Mi appartiene tutto l'universo. Vi è chiara l'idea? Allora il cristiano dice: se il fondamento della decima è estremamente giusto, noi questa decima, che poi non è decima perché ognuno dà quello che vuole, la dirottiamo verso i poveri. E quindi l'elemosina per il cristiano non è un atto di generosità. L'aiutare i poveri non è un atto di generosità. È un riconoscere che tutto il nostro guadagno non è tutto nostro, ma è frutto del mio lavoro. Su questo non c'è dubbio, ma lavori su una cosa che non hai creato tu. E quindi riconosci questo tuo essere, fra virgolette, in affitto durante la storia, passando questo affitto a chi è figlio di Dio per primo, e cioè i poveri. A differenza dell'ebraismo che vuole il 10%, o a differenza dell'Islam che esige per legge il 3%, il cristiano dice: tu adopera tutto quello che ti è necessario. Quello che ti avanza lo dai. Una volta ti avanza lo 0,5%, dai lo 0,5%. Una volta ti avanza il 20%, dai il 20%, dipende da te, da nessun altro. Se voi leggete con attenzione il capitolo 16 della prima lettera ai Corinti, Paolo parla così, dice alla domenica: quando vi trovate e avete consumato la paga settimanale, perché in Grecia si pagava l'operaio una volta per settimana, non una volta al mese, e avete adoperato tutto ciò che vi occorreva per vivere,
Se vi avanza qualcosa, lo date, perché poi si fa la colletta e la si porta ai più poveri, che erano i cristiani di Gerusalemme, rimasti pienamente spiazzati da una cattiva interpretazione fatta delle parole di Gesù. A Gerusalemme i primi cristiani, come diventavano cristiani, gli ebrei che si convertivano al cristianesimo, vendevano tutto e i soldi li mettevano in comune. È fallito questo modo di concepire il cristianesimo, totalmente. Paolo infatti non è che sia arrabbiato, ma dice è poco saggio. E Paolo nelle sue comunità cristiane non impone mai questa specie di comunitarietà dei beni privandosi del criterio di produzione, ma dice tu tieni gli elementi di produzione e, fra virgolette, paghi la decima a chi è il padrone di quei beni, aiutando chi è più povero. Capite che con questa logica è estremamente semplice. Quando il cristiano aiuta il povero, non sta facendo un'opera di generosità, sta facendo un'opera di giustizia. E questo non viene di solito mai detto. Mentre invece è giusto che qui alla casa dello studente, una volta ogni 15 anni, noi lo diciamo. Per noi aiutare il povero non è un optional. E anche qui, piccolo asterisco mio personale, io non ho mai visto, mai, nel Nuovo Testamento, né che parli di Gesù, né che parli della Chiesa nascente, che si aiuta i poveri dando soldi. I soldi si danno alle organizzazioni che aiutano i poveri. Se tu vuoi aiutare il povero, nel Nuovo Testamento tu vedi che Gesù non tira mai fuori neanche uno shekel da dare a un povero, ma Gesù moltiplica i pani e i pesci, dà da mangiare. E quando nel capitolo 25 di Matteo lui dice guardate che alla fine del mondo il giudizio sarà più o meno così, mi avete dato da mangiare, mi avete dato da bere, mi avete vestito, mi avete ospitato, mi avete visitato. Cioè se notate, il criterio dell'aiuto agli altri non sono i soldi, ma è la concretezza dell'aiuto. Perché? Perché anche qui dietro c'è una logica. Ed è la logica del primo capitolo della Genesi, insieme al secondo, al terzo e al quarto. E la logica è la seguente. Dio piantò un giardino in Eden, capitolo secondo, versetto 8 della Genesi. Versetto 15, e pose l'uomo perché lo coltivasse e lo custodisse. Con il lavoro l'uomo è colui che concepisce se stesso come continuatore dell'opera creatrice di Dio. Vuoi dei soldi? Ti do qualcosa da fare, te li guadagni. Ma io ho la mano sinistra che non funziona, non importa, ti do qualche cosa che tu possa fare solo con la mano destra. Non ho né questo né quello che mi funziona, hai il cervello che ti funziona, ti do qualcosa da fare in modo che tu adoperi il cervello. Ma il soldo, il denaro che tu avrai da parte mia deve avere la dignità dell'essertelo guadagnato. Io ti dico grazie per il lavoro che mi hai fatto, tu mi dici grazie per il denaro che ti do, ma io non ti posso dare niente per niente. Io ti do il cibo, io ti do il vestito per niente, perché sono elementi di prima necessità che una persona, se non li ha, bisogna darli senz'altro. Ma poi io ti devo dare la dignità, e la dignità non è chiedere l'elemosina.
ti aiuto a trovarti un posto di lavoro, nel frattempo fai qualche cosa e io ti do. Ma dare i soldi gratis nella Chiesa nascente non c'è mai. C'è sempre un fai qualcosa. Perché la dignità della persona è questi soldi li ho guadagnati io. Non tutti, neanche tu povero. Però li hai guadagnati tu. Capite che dentro a questo orizzonte, quella visione manichea che abbiamo espresso all'inizio, è veramente fuori luogo. Perché dentro a questa visione c'è un criterio. Dai tutto quello che puoi anche alla produzione, anche al progresso, anche all'impegno nel lavoro. Dai tutto quello che puoi, perché Dio alla fine della nostra vita ci chiederà se abbiamo dato quello che potevamo. 2 talenti? Ne devi produrre altri 2. Gesù stesso parla nella sua parabola dei talenti di questo impegno nell'aver ricevuto qualcosa e nel farlo fruttificare. Hai ricevuto 5 talenti, ne devi dare 10. Quindi, in nome della povertà, nessuna asineria è approvata. Ma tu dai tutto quello che puoi, e quando hai dato tutto quello che puoi, Dio dice a te non chiedo di più, ma devi dare. E se tu hai il buzzo degli affari, vai, fallo. Sei imprenditore, fallo. Sei un artista, vai. Sei uno studioso, fallo. Sei donna di casa, va benissimo. Quello che puoi, dai. L'importante, dice Gesù, è che il tuo cuore sia pulito. Il tuo atteggiamento verso ciò che tu produci sia pulito. Allora il discorso diventa diverso, perché non è più quantificabile. 10%, 3%, no. Dipende dalla pulizia del tuo cuore, cioè dalla capacità di essere distante da questi beni che hanno in se stessi una logica improba, cattiva e ingiusta, perché se tu segui le leggi del denaro e basta, queste leggi, scopriremo nel Siracide, strangoleranno anche te. E quindi devi essere superiore a queste leggi. E Siracide, tanto per fare la sua lezione, 180 anni prima di Gesù, in Palestina, 132 anni prima di Gesù, il nipotino che traduce in greco ad Alessandria d'Egitto, dice così: l'insonnia per le ricchezze, per la ricchezza, logora il corpo, l'affanno per essa distoglie il sonno. L'affanno della veglia tien lontano l'assopirsi, come una grave malattia bandisce il sonno. Un ricco fatica nell'accumulare ricchezze e se smette si ingolfa nei piaceri. Un povero fatica nelle privazioni della vita e se smette cade nell'indigenza. Chi ama l'oro non sarà esente da colpa. Chi insegue il denaro per esso peccherà. Molti sono andati in rovina a causa dell'oro. Il loro disastro era davanti a loro. È una trappola per quanti ne sono entusiasti. Ogni insensato vi resta preso. Beato il ricco che si trova senza macchia e che non corre dietro a loro. Chi è costui? Noi lo proclameremo beato. Difatti egli ha compiuto meraviglie in mezzo al suo popolo. Chi ha subito la prova risultando perfetto? Sarà un titolo di gloria per lui. Chi potendo trasgredire non ha trasgredito e potendo compiere il male non lo ha fatto. Si consolideranno i suoi beni e l'assemblea celebrerà le sue beneficenze. Punto.
Se noi leggiamo il testo in questa maniera, non capiamo niente, perché c'è un accavallarsi di concetti singoli che possiamo anche approvare, se volete. Ma la domanda nostra è: dove sta la riflessione? Allora, per rispondere a questa domandina, andiamo al testo greco. Tutti quanti noi qui sappiamo greco, quel tanto che basta per saper capire le 4 H che io vi dico adesso.